Ricordo vagamente una visione che ho avuta la scorsa notte nel delirio che mi causava la febbre. Sotto un immenso cielo, una spiaggia immensa e immenso il silenzio. Io faticavo a camminare, le mie scarpe dalla suola pesante affondavano sempre di più nelle alghe e mi era difficile respirare, mi sentivo morire. Tutto ad un tratto, come se volasse sfiorando il suolo, proprio sul limite delle acque, mi apparve la figura di una giovanissima donna bionda su di un cavallo dalla criniera d'oro svolazzante. Eri tu, vestita di nulla, o forse di un velo d'aria appena tinto di verde. Non eri nuda e neppure vestita, parevi fatta di madreperla. Rimasi affascinato finché ti vidi immobile a 2 passi da me. Ti sentivo calda e straordinariamente forte. Volevo azzardare una carezza, ma non osavo farlo. Finalmente la tua voce. Cosa vuoi? Dicesti sempre senza sorridere. Amarti, risposi. Tu non ami la materia, ma tu non sei materia. Io lo sono, come lo è la luce e anche i profumi. I colori e la musica sono materia. Ma queste cose non si toccano. Allora toccami. Intuivo per la prima volta il tradursi in realtà di quella materia astratta che è fondamento invisibile di ogni opera sublime, prima fra tutte la creazione, e sentii il bisogno di invocare Dio pronunciando il tuo nome. Il cavallo nitrì e l'incanto si ruppe. Fu allora che sentii che mi stavi liberando. Una luminosa armonia si tradusse in musica. Erano suoni morbidi, legati fra di loro da una dolcissima risonanza, e venivano a generare nella mia immaginazione il lento movimento di veli colorati e leggerissimi che si confondevano tra di loro. La vita è un gran giardino dove tutte le cose fioriscono e si sfogliano come fanno le rose. Nella meraviglia e nello splendore di queste rose eterne
esiste una chiave per avvicinarsi alla poetica di un uomo straordinario, come è stato Gustavo Adolfo Roll. Roll fa distribuire dei fogli a tutti, li fa piegare in 8 parti e viene poi sorteggiata la signora Severina Gaito, a cui viene detto di tenersi il foglio a contatto con le proprie mani. L'argomento scelto per l'esperimento è sulla Prima Guerra Mondiale e in particolare si parla del Milite Ignoto. Si vorrebbe conoscere quale era il suo pensiero quando era sul campo di battaglia. Roll si mette in comunicazione con lo spirito intelligente del Milite Ignoto. Intanto io ero lì con queste mani sul piatto che era piegato così e sentivo questo piatto proprio che vibrava, che muoveva e tutto. E finito l'esperimento Gustavo mi ha detto apri il piatto, alza il piatto e dentro c'era questo foglio che era bianco e invece poi era scritto e c'era questa medaglietta. C'era scritto questa poesia: io sono il Milite Ignoto, evviva l'Italia, non amavo la patria talmente da morire in battaglia, la patria per me era clara, la famiglia, gli amici. Sono morto in battaglia, sono il Milite Ignoto e viva l'Italia. Un altro esperimento molto importante a cui ho assistito è quello che io chiamo il regalo di paesiello. È importante perché comporta 2 fenomeni estremamente importanti. Uno della scrittura a distanza, cioè la scrittura dentro quel foglio che io mi ero messo nel portafoglio, e anche un apporto. Con l'estrazione casuale delle carte si arriva a parlare del musicista-compositore Giovanni Paisiello. Roll inizia ad avere una visione e ascolta rapito una musica cantata da una donna che solo lui riesce a sentire. E c'è non una frase, una ottava, cioè tutte quelle parole che lui aveva sentito cantare erano scritte in questo modo. E ho guardato e ho detto, è un bel fenomeno, perché sai, una frasetta così, qui proprio sono 8 o 10 versi. Allegri vede materializzarsi un rotolo che conteneva lo spartito della canzone che cantava la donna con cui era entrato in contatto Roll. La cosa che mi ha impressionato è il fatto che questo rotolo che io ho preso in mano scottava, non era caldo, scottava letteralmente. Io con questo dimostro che esiste un nesso comune e costante fra tutte le cose avvenute, che avvengono e avvengono. Chiederai se ho forse voluto guardare la luce del sole e se per tutta la vita ne sia rimasto abbacinato. Io ti risponderò che sono stato dappertutto, col frastuono della vita e della morte. Anch'io, sai, ho saputo che cosa voglia dire correre dietro un raggio di luce che andava a perdersi nelle tenebre. Tutto sacrificai per lei, tutto abbandonai per seguirla. La mia casa, gli amici, la donna, la giovinezza, la vita del mondo. Tutta questa vita, comprendi? Era la luce del mio ideale e non ebbi più nulla per consolarmi. Sentivo il vento fischiare nelle tenebre, sentivo gli incubi sfiorarmi con le loro ali fredde, sentivo la morte nella vita. E così incominciai ad essere come tutti gli uomini e mi incamminai sulla strada del ritorno, che era la vera strada. Rialzai i fiori calpestati, ricomposi le membra degli idoli infranti e non mi soffermai a contemplare le rovine del tempio distrutto. Era l'alba nascente, una luce vivida nel cielo dove le nubi fuggivano sospinte dal vento che trascinava via il temporale. C'era una campana che suonava lontano, lontano e risvegliava il giorno.
Così mi misi a correre verso le case degli uomini. Ora io scrivo per te. Io t'offro il mio cuore perché ti faccia luce e t'aiuti, perché il mio cuore ti dica che la speranza è il coraggio, che il coraggio è la forza, che la forza è la vita. Tu domanderai la salute, la ricchezza e l'amore ed avrai le 3 cose, ma non dimenticare che dietro di esse ci sta la tua anima. Il mio cuore è qui per ricordartelo. E non avere paura del destino. Esiste solamente per gli uomini senza volontà. La linea di confine tra la sua parte artistica e quella esoterica è così sottile che le 2 identità arrivano a compenetrarsi e fondersi nelle sue opere. Faceva e rifaceva, scavava, trasfigurava l'immagine che aveva davanti agli occhi fino a penetrare nell'essenza, a scoprirne lo spirito. Sono rose parlanti, rose che nascondono personaggi storici, fiabeschi, addirittura il suo autoritratto. L'operare, il navigare nel mondo dell'arte è uno strumento per incontrare e per conoscere. E attraverso la conoscenza entri nel concetto di consapevolezza, quella con la C maiuscola. Quando vedrete i suoi paesaggi, sono paesaggi inquietanti, gli elementi della natura che si parlano, la luce in lontananza, l'eterno gioco tra la vita e la morte. Si ispirava ai paesaggi del Pinerolese, li riproduceva con grande minuzia di dettagli, cercando sempre di trovare nell'immagine riprodotta un ponte verso l'infinito. Anche se a volte appare lontano o sconosciuto, nei suoi dipinti esiste sempre un elemento di speranza. A colpo d'occhio così semplici, questi quadri hanno quindi più livelli di lettura, tanto che molti riportano di averli anche visti muovere, modificarsi, assumere differenti colori. Questo è il diario, questa agenda è l'agenda del 27, è l'agenda posseduta da Gustavo Roll e in un anno che si rifà ad un anno della sua vita, 1927, quindi Gustavo, essendo nato nel 3, aveva esattamente 24 anni, molto giovane, ma nonostante fosse così giovane, se noi l'apriamo esattamente al 28 luglio, comprendiamo che Gustavo Roll aveva raggiunto solo a quell'età uno dei momenti più importanti della sua vita, perché ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. E girando il foglio non scriverò più nulla. Quando ho fatto questa scoperta e naturalmente come uomo giovane aveva tutto l'entusiasmo di un uomo giovane e quindi credeva di poter fare miracoli, e noi leggiamo scritto da lui che lui aveva incontrato appunto a Parigi, sui Campi Élysées, una persona cieca. Aveva chiesto a questa persona l'ora, siccome questa persona non aveva risposto, in un secondo tempo Gustavo si era accorto che era cieco, avrebbe voluto guarirlo dalla sua cecità, avrebbe voluto fare il miracolo. Siccome il miracolo non si è verificato, di conseguenza, appunto perché tanto sensibile, Gustavo è caduto in uno stato di prostrazione profonda.
Da questo stato di prostrazione è venuto poi a soccorrerlo la madre, dicendo: è vero che tu non puoi fare il miracolo, non hai potuto fare il miracolo di guarire questo cieco, forse non ti è dato di fare miracoli, ma tu ugualmente puoi dedicarti al tuo prossimo, potrai comunque aiutarlo per quello che ti sarà dato di fare, per quello che Dio ti concederà. Incubi, e questo è chiaro perché dopo aver fatto questa scoperta naturalmente c'è una rivoluzione in lui, nel suo spirito, e quindi è logico che sia assalito da incubi. È una pietra miliare questa agenda, per quello che c'è scritto e per le verità che lui ha raggiunto. Ed è anche una testimonianza che è rimasta a parlare di lui. Dopo un soggiorno di parecchi mesi nel mezzogiorno della Francia, eccomi ad incominciare un altro anno di esilio a Parigi. Ho lasciato il 104 bis di Boulevard de Voltaire. La famiglia del giudice Provençal, residente ad Avesnes, e sono disceso in rue Léonce Reynaud, chez la baronne de Vavasseur. Porto ancor meco nel più profondo del cuore le rime di quei versi scritti nella fredda cameretta di un quinto piano, alla scialba luce di una lampada d'olio. La vita è un gran giardino dove tutte le cose fioriscono e si sfogliano, come fanno le rose. La primavera canta sul liuto suo d'argento le strofe che l'autunno disperderà col vento, e l'eco di quel canto ritorna in ogni cuore a lasciarvi il rimpianto di ogni cosa che muore. Molto importante in questo diario, mi scusi, è quello che documenta l'incontro con la persona che poi è stata la persona della sua vita, cioè Elna, persona che lui ha sposato nel 27 appunto, però l'ha incontrata a Parigi nel mese di maggio. Esattamente il giorno, nel mese di maggio. Qui. Ecco qui, il 20 maggio. Ecco. Je me meurs d'envie de vous embrasser. Moi aussi. Le prime sono le parole di Gustavo, le seconde sono le parole di Elna, scritte su un tovagliolino, testimone del loro incontro al Café de Paris. I due momenti più importanti forse della sua vita sono appunto avvenuti nel 1927, uno il 20 maggio e l'altro il 28 luglio. Poi ci sono solo cose, Elna mio grande amore, Elna, tutte pagine Elna, poi Elna che torna a Oslo e lui si sente di nuovo solo. Ecco, Elna parte per Oslo solo. Questa è l'entrata di Gustavo, della casa di Gustavo. L'entrata è a forma rettangolare. Nella prima parte, appesi alle pareti, ci sono i famosi papier peint. Ecco, questa è la seconda porzione della entrata di Gustavo. In questa seconda porzione si vedono altri soprammobili, sullo sfondo il quadro incompiuto di Gustavo,
c'è anche il magnifico pianoforte a coda. E questo è lo studio napoleonico, composto nelle vetrine c'erano tutti gli oggetti napoleonici. Il soffitto era stato dipinto dalla mano di Gustavo Roll ed è veramente splendido. Sul fondo di questo c'era una cosa che era molto cara a Gustavo ed era la scrivania del padre. Naturalmente ci sono sempre dei camini, questo camino è camino nella parte superiore, nella parte inferiore è stato adibito a libreria, perché le librerie di Gustavo ci sono dappertutto nella casa. Da notare, qui vicino al specchio c'è una cosa favolosa, c'è un orologio antico napoleonico. Questi fregi sono tutti napoleonici dell'epoca, perché Gustavo, come sa, amava Napoleone. La casa di Gustavo era una casa soprattutto rappresentativa, una casa in cui la parte dedicata al pubblico, all'ospite, era valutata di più della parte privata, e quindi c'erano 3 salotti dedicati agli altri. Allora, questo è il primo dei salotti ed è chiamato da lui stesso salotto della televisione, perché da questa parte c'era la televisione e lui si sedeva su questa sedia e io mi sedevo su quella sedia. Questa stanza è la stanza in cui abbiamo vissuto di più, si può dire, perché si stava in questa stanza fin verso le 11, anche di più, e poi si passava invece nell'altra stanza perché Gustavo dopo le 11 cominciava a dipingere. Questa è la seconda stanza, la stanza si può dire più rappresentativa, la più grande dei 3 salotti, quella in cui sostava con le persone che faceva venire a casa sua, esattamente su questo sofà. Lui sedeva su questa poltrona, le persone sedevano su questo sofà, se ce n'era qualcuno in più anche di qua, iniziava il discorso amabilmente parlando di varie cose, per mettere le persone a proprio agio. Intanto lui cominciava a entrare nell'atmosfera e a indagare più a fondo la persona a cui si trovava di fronte e a cui doveva fare del bene. E poi, se lo riteneva necessario, in un secondo tempo si passava in questa ultima stanza, che era il salotto degli esperimenti. Questo è il salotto degli esperimenti. Naturalmente su questo tavolo Gustavo ha fatto delle cose splendide, sono legate al cuore, allo spirito e alla memoria di tante persone. In questa stanza, dato che era l'ultima dell'alloggio, era quella più riservata, quella in cui tutti entravano in punta di piedi, lui stesso entrava per rimanere un po' in silenzio, più in silenzio che in altre. Si intravede solamente una porzione di tenda. Questa tenda contorna una porta che porta nello studio di Gustavo, che è stata la stanza più vissuta da Gustavo medesimo ed è la stanza che mi genera tanta commozione e tanti ricordi, tantissimi ricordi. Questa è la stanza in cui c'era, non si vede molto, ma si intravede ancora i pennelli di Gustavo, no? Allora le sedie importanti erano questa sedia che lui posizionava di fronte al cavalletto dove tingere, e poi questa sedia che adesso è girata da questa parte, ma lui la girava e qui c'era il telefono. Ecco lo strumento di Gustavo, i pennelli e il telefono. Lui si alternava tra queste 2 sedie e per terra, in questo passaggio tra queste 2 sedie, c'erano sempre pennelli, ogni sorta di cose, e poi lui cataloghi che apriva. Ecco, qui non si vedono perché ci sono da questa parte, c'erano le rose, le sue modelle, e su questo splendido comò c'erano le fotografie di Franco Roll, che era il cugino da lui amatissimo, di cui mi aveva parlato molto,
che a me sembra di averlo conosciuto, tanto ne ho sentito parlare da Gustavo, e poi c'era l'immagine anche di Padre Pio, perché lui era molto devoto a Padre Pio, quindi questa stanza è molto molto importante. Mi ricordo anche, Gustavo, che quando arrivava la primavera, da questa finestra si affacciava sull'interno, no, del cortile che è interno a tutto il condominio e ai condomini circostanti, e Gustavo sembrava che aspettasse proprio quel momento dell'arrivo delle rondini e mi diceva: sono arrivate, è arrivata la primavera. Mi sembra ancora di vedere queste rondini che fanno il giro intorno nel cortile. Tanti ricordi. Una sera abbiamo avuto un esperimento fatto in casa di Gustavo con la presenza di Federico Fellini e di un produttore napoletano che l'accompagnava. Avevano chiesto di incontrare Gustavo perché avevano incominciato a girare delle scene di un film che si chiamava Il viaggio di Mastorna, e durante questo tournage, come si dice in italiano, avevano avuto diversi problemi, c'erano stati degli incidenti, c'era stato qualcuno che aveva un attacco di peritonite, insomma un mare di problemi, non riuscivano a girare correttamente il film. E Gustavo gli dà al produttore una risma di carta, gli dice: prenda qualche foglio che lei firmerà e poi se lo piega e se lo mette nella tasca interna della sua giacca. L'altro esegue, mette 3, 4, 5 fogli nella sua tasca. Qualche secondo dopo Gustavo dice: è fatto, li tiri fuori. Ha tirato fuori i fogli e tutti i fogli erano scritti e c'era la spiegazione firmata da un certo Mastorna che diceva perché il film non poteva girarsi. E difatti, stranamente, questo film non riusciva a prendere la conclusione. Ne parlai un giorno con Marcello Mastroianni e anche lui a un certo punto, direi quasi addirittura terrorizzato, mi disse: no, lascia perdere, non parliamo di questo film perché è meglio non nominarlo nemmeno. Lo vedevano come fenomeno proprio addirittura di portavaiella, insomma, in un certo senso. E mi diceva: vedi Giuditta, Fellini si ostina che vuole girare un film su Mastorna e lo comincia e lo mette via, lo comincia e lo mette via, ci sono impedimenti di tutti i tipi. Fellini non ha capito che questo film lui non lo deve girare, basta, perché legato a questo episodio di Mastorna c'è la morte,